Allora, ciao a tutti, buonasera. Proviamo a fare le previsioni settimanali per la prossima settimana, quindi dal 13 al 19 di luglio 2026. Vi lascio qui due possibilità, due varianti fra cui scegliere. Questo è l'olio essenziale di Giglio in verde e la seconda variante sarà l'olio essenziale di Sakura, che è un fiore che si usa nell'aromaterapia ed è il rosa. Vi lascio qualche secondo per decidere quale sarà la vostra settimana e direi che partiamo subito col verde. Allora, io è la prima volta che faccio un video con così tante carte, mettiamo il verde qui così lo tenete davanti e sapete che è la prima. Ho estratto per voi una carta dell'oracolo della saggezza. In questo caso me ne sono uscite due per questa variante, perché io le tiro fuori facendole saltare fuori dal mazzo. E abbiamo poi tre carte dell'oracolo delle porte. Abbiamo teoricamente doveva essere una, ma ne sono uscite due di questo oracolo qui, che è un oracolo astrologico molto carino, che si chiama Oracle of the Radiant Sun, astrologia per illuminare la tua vita, quindi carte astrologiche per illuminare la tua vita. È carino, insomma, ce lo mettiamo dentro, vediamo che ci dice. Poi abbiamo qui 7 carte dei tarocchi e 5 carte prese dalle Lenormand. Questo non è un mazzo di Lenormand normali, questo è un mazzo di Lenormand particolari che si chiama Maybe Lenormand, è uno dei famosi mazzi estesi in cui ci sono più carte delle 36 normali, e vediamo anche questo che cosa ci darà, ci darà un po' più di chiacchiericcio. Poi se ci avanza un po' di tempo vi tiro fuori una carta 1 di questo, che l'ho comprato di recente, non lo conosco neanche io, l'ho comprato qui a Barcellona dove vivo, e dice praticamente la bruca magica, cioè la strega magica, e messaggi per riempire la tua vita di magia. Però vediamo un attimo quanto viene lungo il video e poi decidiamo insieme. Partiamo subito con queste, le mettiamo di lato se no non ci capiamo niente. Con la prima variante abbiamo detto la verde, vediamo un po' che carte abbiamo qui. Abbiamo Peace and Fork in the Road, quindi pace, perdonatemi, pace e un bivio nella strada. Poi vediamo un po' le carte che ci escono dall'oracolo del sole, scusate, l'oracolo delle porte. Abbiamo la porta arcobaleno, vediamo se riesco a farvele vedere bene. Poi abbiamo, questa è la porta della prigione, uscita rovesciata, questo di oracolo specificatamente si legge anche al contrario. E poi l'altra carta è la porta delle stelle, e anche questa c'è uscita al contrario. Cominciamo poi a vedere quello che ci dicono i tarocchi, e abbiamo un re di bastoni, un 4 di denari, gli amanti, scusate ma sono senza occhiali, non li trovo, ogni tanto mi succede, il 2 di spade, l'asso di spade, la luna e la ruota di fortuna. Spostiamole se no non c'entriamo. Ok. Poi ci siamo dimenticate queste, vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Questo è dell'Oracle of the Sun, Oracle of the Radiant Sun. Questo è Quarrel, che quindi è quando c'è qualche tipo di bisticcio, di disputa, diciamo, chiamiamolo così. E qui abbiamo Vision, quindi visione. Mentre per le Lenormand, le Maybe Lenormand, abbiamo per voi il battello, mettiamolo qui, la carta dei pesci, il crocevia, qualcuno la conosce anche come incrocio, dipende se il mazzo è più moderno o più tradizionale. Questa è scopa e frusta, anche se devo dire che qui sembra più un battipanni onestamente, però la 11 è quella. E poi abbiamo la carta dell'albero, quindi io direi di partire subito a vista d'occhio e proviamo a vedere quali sono queste due strade diverse che ho preparato per voi. Quindi per chi sceglierà la prima strada, quello che mi viene a dire qui con un colpo d'occhio generico che si vede è che il tema è chiaro fin dalla prima carta, e ve lo dico subito senza girarci troppo intorno. Qui si parla di un bivio, l'abbiamo qui il bivio e ce lo ritroviamo anche qua. Questo è un colpo d'occhio importante da tenere quando si illustra una stesa in cui utilizziamo più carte, perché altrimenti rischiamo di perderci un attimino
nei meandri delle troppe carte. Comunque, andiamo avanti. Non è secondo me un bivio qualsiasi, è uno di quelli in cui per andare avanti bisogna prima lasciare andare qualcosa che per molto tempo ci ha fatto sentire al sicuro. Quindi dobbiamo uscire da quella che normalmente si chiama la comfort zone, ovvero rischiare il cambiamento. Allora, la prima carta qui ci parla appunto di pace, ma non è una pace piatta, immobile, di quelle che si confondono con la stanchezza o quelle che si possono confondere con la noia, dici una vita dove non succede mai nulla di nuovo. È una pace che arriva subito accompagnata da un'altra immagine, che appunto è questa qua, il fork in the road, che è il bivio. E come potete vedere anche nella carta qui di Lenormand, il bivio che cos'è alla fine? È una strada che si divide in due o in più parti, quindi bisogna decidere dove andare. È curiosa questa cosa, io quando trovo questa carta mi incuriosisco sempre molto e dico che succederà adesso nella mia vita. Pace e bivio insieme, perché mi incuriosiscono? Perché è come se l'energia dominante di questi giorni, della prossima settimana, non fosse la scelta in sé, ma la calma necessaria per poterla affrontare senza farsi travolgere, ovvero dobbiamo rimanere calmi per poter scegliere bene. Quindi non voglio dirvi ancora cosa significhi per voi, però tenete a mente questa parte perché torneremo. Poi, per quanto riguarda l'oracolo delle porte, raccontano qualcosa di insolito secondo me. La prima è una porta arcobaleno, quindi colori che si mescolano, promesse, la sensazione di un passaggio che non fa paura, anzi quasi invita ad andare in questa direzione. Ah, una cosa vi dico, questo è un bellissimo mazzo di carte oracolo, c'è anche il secondo che ha scritto sempre Francesca, non mi ricordo il cognome purtroppo, che è l'oracolo dell'Apocalisse di Giovanni, molto, molto intenso. Io questo lo utilizzo tantissimo, l'ho studiato i significati a suo tempo, però io ormai li leggo solo intuitivamente, con la simbologia che io sento mia propria. Quindi per chi di voi ce l'ha e magari va a vedere i significati delle carte, sul libretto potrebbero essere differenti. Dopo tanti anni succede anche questo quando uno diciamo, lo fa di lavoro il cartomante, sviluppa il suo intuito e i suoi significati per i mazzi. Comunque, ci tenevo a dirvelo per non confondersi. Subito dopo la porta dell'arcobaleno abbiamo la porta della prigione, che però in questo caso appare rovesciata, e qui la storia si complica un po', in un modo però che a me sembra bello, perché la prigione capovolta non chiude, apre. È come se qualcosa che vi ha tenuti fermi fino ad ora, per scelta o per abitudine, la comfort zone che stavamo vedendo prima, stesse finalmente perdendo la sua presa. Quindi è come se in qualche modo ci sta dicendo forse ci iniziamo a liberare. O forse non finiamo in prigione. Vediamo un attimino di andare avanti. Quindi forse è una situazione che eravate imposti da soli, anche potrebbe essere questa prigione rovesciata. Perché? Perché le carte rovesciate non significano semplicemente l'opposto, possono anche significare guardami, esco rovesciata perché voglio che tu prendi in attenzione questo. A volte è un blocco semplicemente, in questo caso potrebbe essere un blocco imposto. Perché? Perché quando la carta si rovescia va verso l'interno l'energia. Poi, ad esempio, Rachel Pollock credo che ha scritto un libro bellissimo su tutti i modi per interpretare le carte dei tarocchi al rovescio, sono 7-8 modi credo, però è un bellissimo libro. Poi fra l'altro se lo ritrovo ve lo dico come si chiama il titolo. E queste tecniche si possono attivare e applicare anche a mazzi differenti. Quindi dicevamo, e per scelta per abitudine, quindi magari ve lo siete autoimposti voi questa prigione senza nemmeno accorgervene, come succede molte volte quando uno si trova in una relazione in cui preferisce restare con questa persona che cambiare perché gli dà più sicurezza, dice se no che faccio, poi rimango soli, e così via. E poi andiamo alla terza porta, la terza carta, quella delle stelle, anche lei rovesciata. Di solito le stelle parlano di ispirazione che scende dall'alto, di una guida lontana. Pensate anche ad esempio alla cosa, alle stelle cadenti che ci fanno esprimere un desiderio. Rovesciata mi fa pensare a qualcosa di diverso, a una guida che invece di cercarla fuori dovete cominciare a cercarla dentro di voi. Non voglio ancora trarre conclusioni qua, vediamo se il resto della lettura conferma questa sensazione che io sto avendo, però ho voluto dare alle due carte qui rovesciate la stessa applicazione di regola,
ovvero l'energia rivolta verso l'interno, verso di voi. E andiamo avanti. C'è un altro mazzo che è quello appunto dell'Oracle of the Radiant Sun. Sono queste due carte qui che abbiamo detto prima, e le due carte che mi sono uscite mi hanno fatto fermare un istante prima di continuare, perché la prima parla di visione, o meglio, non mi ricordo come è uscita, comunque una parla di visione, che è questa, non mi ricordo se è uscita prima questa e come l'abbiamo messe. Quindi uno sguardo che si allarga, che vede più lontano del solito, un'intuizione. Potrebbe anche fare riferimento a qualcuno che legge le carte e che è in grado di farsi le carte da solo, o qualche amico che ve le legge. Comunque una cosa di questo tipo. È in qualche modo qualcosa che voi verrete a sapere anche, perché tutto ciò che voi vedete lo venite anche a sapere. La seconda parla di contrasto invece, di scontro, come vi ho detto prima, questo quarrel. Quindi c'è una tensione, è come se proprio nel momento in cui la vostra visione si allarga, qualcuno o qualcosa si mettesse di traverso. È come se quando voi vi rendete conto di qualcosa di cui vi volete liberare, qualcuno si ribella a questa cosa perché non vi sta più bene. E quindi dicevamo si crea una tensione. È come se proprio nel momento in cui la vostra visione quindi vi porta a capire da cosa vi dovete liberare, non gli sta bene a qualcuno. Non è detto che sia uno scontro con un'altra persona per forza, potrebbe essere anche uno scontro con voi stessi, tipo mi rendo conto che il lavoro che faccio non mi piace, però mi scontro con me stesso perché mi serve pagare le bollette. Per alcuni, dicevo, più che uno scontro con un'altra persona, potrebbe essere per esempio uno scontro interno, quindi quella sensazione di litigare con se stessi quando si sa cosa si vorrebbe fare, ma una parte di voi continua ad opporre resistenza, quando appunto si resta in una relazione che non funziona, sul lavoro che non ci piace. C'è un dettaglio che non voglio ignorare in questa combinazione, e ci torneremo fra poco quando arriveremo al cuore della lettura, che inizia adesso con la parte dei tarocchi qui. Allora, abbiamo 7 carte e vi confesso che raramente le ho viste disporsi in una storia così nitida. Si parte con un re di bastoni, energia, direzione, qualcuno che sa cosa vuole e non ha paura né di dirlo né di ottenerlo, anche se quel qualcuno, questa settimana, potreste essere voi stessi o una parte di voi che sta finalmente trovando la luce e la voce per dire quello che sente, da dove si vuole ribellare. Accanto però arriva un 4 di denari e qui la storia comincia a mostrare la sua vera natura. Il 4 di denari parla di trattenere, di stringere le mani, di stringere le mani attorno a qualcosa per paura di perderlo. È proprio, se voi vedete, l'uomo trattiene la moneta. È la carta in parte anche dell'egoismo e dell'avarizia questa, però anche di chi vuole mantenere la propria sicurezza. Quindi tutto il discorso che abbiamo fatto prima sta tornando in questo caso. Quindi avete paura di perdere qualcosa e per questo lo trattenete? Può essere, diciamo, una sicurezza economica, ma per molti di voi questa settimana credo che parli di qualcos'altro, di un'abitudine, di una situazione che non vi rende più davvero felici, ma che continuate a tenere stretta solo perché è nota, è conosciuta, è qualcosa a cui siete abituati. E questo perché? Perché fa meno paura dell'ignoto, del non sapere dove andare a parare poi. Pensate anche al proverbio: chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. Perfetto, proseguiamo. E subito dopo arrivano gli diamanti e il 2 di spade. Questi ve li dico insieme perché? Perché tutte e due le carte sono carte principalmente di scelta. Anche se gli amanti tutti la usano come carta dell'amore, però pensate a una cosa: c'è sempre la scelta d'amore, uno, e i personaggi raffigurati sono Adamo ed Eva, l'albero della conoscenza. Quindi è la scelta di Eva e di Adamo di mangiare dal frutto. E l'altra carta che ci parla di scelta è il 2 di spade, qualcuno che non sa scegliere e che si blocca. Comunque, dicevamo, si parla di scelta, quindi di una decisione comunque che nasce dal cuore qui e dalla testa qui, non dalla convenienza. È il momento in cui il bivio della prima carta
torna a bussare in un modo più concreto. Quindi ci siamo qua, eccoci. Bivio, bivio, bivio e bivio. Andiamo avanti. Segue il 2 di spade, abbiamo detto. Nel 2 di spade, se ci fate caso, ci sono gli occhi bendati, le due lame incrociate che bloccano la strada. Questa è proprio la carta dell'immobilità di chi non riesce a decidere, di chi non vuole decidere, ma soprattutto di chi non vuole ancora vedere chiaramente qual è la realtà e cosa scegliere. È la carta di chi ha paura di uscire da una situazione che non va bene per lui o per lei. E questa carta mi incuriosisce perché arriva proprio dopo la scelta degli amanti, come se qualcosa vi bloccasse ancora, un'ultima esitazione prima del vero passo. E poi abbiamo un asso di spade. L'asso di spade è netto, è diretto, è chirurgico, è una lama che taglia la nebbia in un colpo solo, come si legge su molti libri. È il, in- è tutto l'insieme del seme di spade e quindi dell'elemento aria, è tutto ciò che l'elemento aria può essere in potenza, nel bene e nel male. E quindi questo taglio che porta la spada sicuramente farà male a livello psicologico, però ci aprirà anche ad una visione, eccoci qua, più larga, a una visione più chiara, a una visione più veritiera, perché tutto il lavoro che fanno le spade, anche quando sono negative, è quello di dover portare la verità nelle nostre vite. Altrimenti ci focalizziamo su carte come, ci focalizziamo, ci fissiamo energeticamente nella nostra vita con carte brutte come il 3 di spade, il 5 di spade, il 9 di spade e così via. Quindi diciamo che dopo l'esitazione del 2 di spade, questo asso sembra dire ok, basta rimandare, la chiarezza già è qui, va soltanto accolta, non si può proseguire in questo modo. E qui la storia un pochino ci complica perché segue la luna. Qui è tutto un poco più delicato perché la luna parla di ciò che non si vede ancora del tutto, di paure che sembrano più grandi di quello che sono, specialmente di notte. Pensate a una cosa, siete in una foresta di notte o di giorno, non vedete quasi nulla con la luce della luna e per questo abbiamo più paura. E proprio perché è notte, le nostre paure ci fanno più paura di quello che sono. Mentre poi alla luce del giorno spariscono in qualche modo o comunque sembrano sempre più piccole le nostre paure. Come si dice molte volte, fatti una bella dormita e vedrai che domani andrà tutto meglio, la penserai diversamente, la notte porta consiglio, ti verrà un'idea per risolvere il tuo problema e così via. Quindi in qualche modo cosa ci dice? Forse è qualcosa che riguarda una decisione che rimandate ancora una volta, quindi avete i vostri dubbi, le vostre angosce, perché questa è la carta anche delle angosce, perché è la carta delle, non solo dell'intuizione ma delle emozioni per antonomasia ed è un arcano maggiore, quindi nel suo lato ombra diventano angosce con questa carta. E mi viene da pensare appunto che riguarda qualcosa, una decisione, scusate, che rimandate da settimane, non da oggi, e che di notte, quando i pensieri si fanno più grandi del dovuto, torna a farsi sentire. E infine, a chiudere questo lungo racconto, abbiamo la ruota della fortuna. Bellissima qui, perché sembra quasi un orologio in questo mazzo particolare. Questo è un mazzo che a me piace tantissimo, si chiama, ve lo presento, aspettate un secondo, si chiama così, Astrometrics Tarot e ha dei buoni riferimenti astrologici dentro anche questo mazzo, se qualcuno colleziona mazzi come me lo apprezzerà tantissimo. Dicevamo, siamo all'ora della fortuna, questo è il cerchio che gira, ciò che sembrava fermo, che sembrava un bivio irrisolvibile, comincia a muoversi e da solo, perché è un arcano maggiore, questo è un arcano che parla di universo, di karma, quello che deve accadere accade. E, e veramente qui è quasi come se voi non dobbiate fare nulla. Dovrete lasciare che accada perché più vi metterete contro a questa situazione, a questo cambio, e peggio sarà secondo me, come un po' tutte le cose della vita. Quindi secondo me adesso il quadro comincia davvero a diventare più chiaro. Vediamo cosa dicono le carte di Maybill e Normand. Ve le metto un po' più qui così le vediamo meglio sotto la telecamera. Scusate ma si muovono. Ok.
Allora, abbiamo 5 carte: battello, pesci, crocevia, scopa e frusta e albero. Allora, un battello che si muove, un viaggio, anche piccolo, anche solo simbolico. I pesci che parlano di flusso, di guadagno, di qualcosa che finalmente scorre dopo essere rimasto fermo. Il crocevia, ancora qui, ancora una volta torna la simbologia del bivio. È la terza volta in questa lettura che l'immagine della scelta torna a bussare per dirci qualcosa di importante, e a questo punto credo sia difficile ignorarlo proprio. E poi abbiamo la scopa e la frusta insieme, che è una carta unica in cui la scopa pulisce, libera spazio, e la frusta, che a volte punge e punisce, spinge ad agire anche quando si vorrebbe restare fermi. Pensate a quando si frusta il cavallo o l'asino, ad esempio, o sì, al frustino del cavallo. Quindi secondo me questo in questo caso, anche se normalmente la scopa e la frusta non è una carta positiva nelle carte di Lenormand, qui è l'energia di bastoni, vedete siamo nel regno dei bastoni, dei fiori, scusatemi, che ci darà l'input per cambiare ciò che deve cambiare. Lavorerà quindi secondo me con questa ruota della fortuna. Che vi volevo dire quindi? Ci spinge quindi a cambiare anche se non vorremmo non farlo. E infine abbiamo l'albero. L'albero è radicato, è paziente, ci mette anni per crescere, per questo è così radicato nel senso che non è facile buttarlo giù, bisogna tagliarlo per togliere un albero dalla strada. Quindi questo che ci ricorda che ogni cambiamento vero ha bisogno di tempo per mettere radici, e anche quando la voglia è quella di vedere tutto risolto, tutto e subito, dobbiamo comunque tenere in conto la pazienza. Perché? Perché gatta frettolosa ha fatto i figli ciechi. Quindi a questo punto cerchiamo di unire tutti i pezzi, perché abbiamo visto tantissime carte qua, no? Cerchiamo un attimino di arrivare al punto di selezione. Tutta questa variante secondo me racconta la stessa storia, vista da 5 angolazioni diverse. 1, 2, 3, 4, 5, sì, mi sembra che siamo con i numeri. 5, scusate. C'è un bivio comparso fin dalla prima carta e tornato 3 volte lungo il cammino, che vi chiede di scegliere tra ciò che è comodo e sicuro e ciò che il cuore silenziosamente vi sta indicando. Già c'è questa situazione. C'è una prigione che si sta aprendo da sola, una porta che non serve tenere più chiusa. C'è una tensione, forse con qualcuno, forse solo con voi stessi, che non va temuta, perché è proprio lì, in quello scontro, che nasce la visione più chiara di quello che dovete fare e di quello che vi serve di più. E c'è infine un movimento che si mette in moto quasi da solo, una ruota che gira, un battello che parte, purché voi smettiate di trattenere ciò che il 4 di denari vi suggeriva di non lasciare andare, perché è normale l'istinto di trattenere quello che è nostro, quello che già conosciamo. C'è qualcosa che stai aspettando da troppo tempo? Non lo so, questo diciamo che sei tu che ti devi rispondere a questa domanda, però è un messaggio canalizzato che mi è arrivato leggendo le carte, quindi tu secondo me non ti stai dicendo apertamente che tu già sai qualcosa di di questo cambiamento che ti sta chiamando. L'altra domanda che mi viene da porvi è: ti sei mai sentito fermo ultimamente, come davanti a una porta che sai già aperta, ma che ancora non hai attraversato? Quindi un'offerta di lavoro, ripeto, di andare da un'altra parte, la proposta di iniziare una relazione con un'altra persona, uno dice ma io sto tanto bene da singolo, oppure mio marito sarà quel che è, però perlomeno so che mi ha sempre, non mi ha mai fatto mancare da mangiare, faccio un esempio stupido, però uno non è felice perché non abbiamo bisogno solo del cibo per il corpo, ma anche per l'anima, no? Quindi sono queste le cose che mi vengono in mente da questo punto di vista. E che altro viene da aggiungervi? Le carte questa settimana, per chi ha scelto questa prima strada, non parlano di un evento improvviso, parlano di un permesso che dovete darvi da soli. E direi che qui è tutto più o meno, non ci sono altri eventi. Qui parla di una decisione che dovete prendere e di questa nuova strada da iniziare. Quindi io per il momento vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se è un po' lungo. Volevo farvi vedere come si possono leggere più mazzi fra di loro e come rispondono sempre le carte, anche quando le tiriamo fuori da mazzi differenti.
il risultato non cambia, l'importante è leggerle col cuore. Vediamo un po' adesso per la seconda stesa che abbiamo detto è questa qua. Chi ha scelto il rosa? I fiori di Sakura. Lo mettiamo qui. Dicevamo, una carta di Wisdom Oracle e a voi ve ne è uscita una sola e dice Regeneration, rigenerazione. Poi 3 carte dell'oracolo delle porte e abbiamo la porta dell'aria. Io non le sto guardando con voi, non le ho viste prima quali erano. La porta della luna e la porta del sole. Io le preparo solo prima perché se ci mettiamo anche a tirare fuori le carte il video diventa di 4 ore. Poi abbiamo Oracle of the Radiant Sun, Empathy, quindi l'empatia, per voi tutte dritte fino adesso. Poi vediamo un po' qui i tarocchi. Abbiamo 6 di coppe, 10 di spade, la stella, il 5 di coppe, il paggio o fante di spade, il 7 di denari e la temperanza. Mentre con Maybe Lenormand abbiamo 35 l'ancora, 2 il trifoglio, 16 la stella di nuovo, manca a farla apposta ma è capitata sotto, 51 il treno. Come vedete queste carte, ve l'ho detto, hanno più carte delle normali 36, questa è una carta che non c'è nel mazzo tradizionale. 24 il cuore. Vediamo un attimino, allora proviamo a vedere che cosa ci dicono. Quindi per chi invece ha scelto la seconda strada, questa seconda variante, scusate ho detto strada perché ho visto il treno, quindi mi viene a mente strada, viaggio e così via. Qui l'atmosfera è completamente diversa, qui non escono fuori e non si parla di bivi, ma piuttosto di ritorno, di qualcosa che si sta ricomponendo lentamente dopo essere stato spezzato. Eccomi, scusate, stavo bevendo un pochino d'acqua, che la gola si secca d'estate. Quindi diciamo, ma si parla di ritorno, quindi di qualcosa che si sta ricomponendo, vi dicevo, anche lentamente dopo che si era spezzato. Ora vediamo anche perché. La carta che apre questa variante è la rigenerazione, ve la faccio vedere qui. Bello questo mazzo, questo mazzo oracolare è bellissimo. E da sola, senza compagne, e proprio per questo ancora più forte, cioè è saltata fuori sola, non aveva bisogno di altre carte per parlare. È come se l'intera settimana, perché avesse scelto questa strada, ruotasse attorno a un unico movimento, quello di qualcosa che torna a crescere dopo essersi fermato, una rigenerazione vera e propria. Le porte questa volta sono 3 elementi che raramente ho visto uscire insieme, sono la porta dell'aria, la porta della luna e la porta del sole. Aria che porta leggerezza, secondo me, pensieri che si schiariscono, come abbiamo detto prima, la luna che parla di emozioni, di ciò che si sente prima ancora di capirlo, quindi queste intuizioni forti anche, non solo emozioni, e il sole che parla di chiarezza, di calore, di qualcosa che finalmente si vede per quello che è davvero, ma anche di positività, perché siamo tutti più di buon umore quando c'è il sole. Quindi sono 3 energie diverse, ma che insieme raccontano un unico passaggio, da un pensiero confuso a un sentimento riconosciuto, fino a una consapevolezza piena. Questa combinazione è molto interessante. Tenetela a mente perché tornerà quando arriveremo alla sintesi finale poi. Anche qui, come nella prima variante, ho estratto una carta da quest'altro mazzo qui, l'Oracle of the Radiant Sun, che dice empatia, ve la faccio vedere. Si vede principalmente un bambino, credo sia, con un cane che si abbraccia a un cane, e nella parte bassa si vede un'orecchia e un uccello che trasporta un amuleto, credo questo sia. Questi sono i simboli astrologici, io li leggo le carte anche considerando questi simboli astrologici. In questo caso è luna in pesci questa carta, quindi quando la luna transita in pesci, io ad esempio la luna in pesci, e ho sviluppato una buona empatia, una buona intuizione, per questo probabilmente leggo le carte. E quindi questa carta, anche qui ne è uscita una sola, prima ne sono saltate fuori 2, un'unica parola che in un certo senso riassume già tutto il tono anche questa di questa lettura, la capacità di sentire, di intuire ciò che un'altra persona sente, e quindi empaticamente, o di lasciarsi finalmente sentire, perché se noi siamo empatici e riusciamo anche a comunicare bene, possiamo anche farci sentire bene.
e diciamo di lasciarsi sentire finalmente dopo un periodo in cui forse vi siete chiusi un po' troppo per proteggervi. Passiamo poi ai tarocchi. I tarocchi, scusate, li mettiamo un po' più alti così non vengono coperti dalla Lenormand, eccoli qua. Si apre con un 6 di coppe, ricordi l'infanzia, il tempo passato che torna a fare capolino, una specie, non dico Mercurio retrogrado, però più o meno, magari attraverso una persona, un oggetto, o semplicemente un profumo che vi riporta indietro, sapete, a volte sentite un profumo, dice, ah, questo mi ricorda di quando ero piccolo, in qualche modo ti dà anche un poco di quella sensazione dei bei tempi andati e perduti, un po' di malinconia, insomma. E, subito dopo però arriva un 10 di spade e qui la storia mostra il lato più difficile di questa settimana che viene. Il 10 di spade parla di una fine, di qualcosa che è arrivato al suo punto più basso, al capolinea. Più basso di questo non si può andare. È la fine, una fine anche che fa male. E non è una di quelle fini, dice, vabbè, ho dato le dimissioni e me ne vado. Io non voglio addolcire questa immagine più del dovuto, ma voglio anche dirvi subito che nei tarocchi ogni fine porta con sé sempre l'inizio di qualcos'altro. Quindi più noi tratteniamo, come vediamo nella lettura precedente, forse potrebbero essere anche collegate le due letture, quindi magari guardatevele tutte e due. Chi di voi non si lascia andare a ciò che è inevitabile che finisca va a soffrire di più, perché ci si aggrappa a qualcosa che non ci fa bene, anche se noi lo vorremmo. Ed ecco che arriva proprio dopo la stella, la luce dopo il buio più fitto. Se si chiama stella, e l'ha nominata anche Dante, quando arriva nella parte alta del purgatorio, esce e dice e ritornando, o nella parte alta, nella parte bassa dell'inferno, adesso non mi ricordo se era l'inizio del purgatorio o l'inizio del paradiso, e dice e ritornando a vedere le stelle. Probabilmente era quando arrivano fuori dal purgatorio e arrivano nella parte subito prima del paradiso. Comunque non mi ricordo, non c'entra niente, andiamo avanti, era soltanto per darvi la simbologia. Non si parla quindi più di buio fitto del 10 di spade, anche se proprio nella carta classica c'è sempre questa luce che sta iniziando a venire, lo spuntare del sole, che viene rafforzato da questa stella. E quindi la speranza torna silenziosamente come il sole che sorge, un po' timida all'inizio, però è reale, c'è. Quindi queste due carte le leggo insieme, in questo caso è questa la carta più forte energeticamente, anche se è un minore, attenzione. Questo ve lo sto spiegando poi nei vari articoli che continuerò a far uscire sulle dignità elementali, sperando che vi piacciono. Quindi diciamo è qualcosa di reale, silenzioso, timido e lento. Questo anche io l'ho sentito a livello canalizzato energetico, intuitivamente, che questa luce è la stessa, la luce della speranza. Poi un 5 di coppe, qualcosa che si è perso o che sembra perso, ma accanto al quale restano ancora due coppe in piedi, ovvero, se voi guardate bene la figura guarda ciò che si è perso, le coppe che si sono rovesciate, i sentimenti versati, le lacrime, però ce ne sono due ancora in piedi, quindi c'è ancora qualcosa che si può salvare. L'importante è la direzione in cui noi rivolgiamo il nostro sguardo. Finché siamo nell'energia del 5 di coppe, rivolgiamo lo sguardo verso ciò che abbiamo perso. E neanche a farlo a caso il 5 di coppe sta guardando da questa parte l'uomo. E per alcuni questa carta, secondo me, parla di un lutto, non necessario nel senso più grande della parola. A volte si tratta di un lutto per una versione di sé che non esiste più, o per una relazione che è cambiata di forma o che si è interrotta. Però ripeto, quelle due coppe rimaste dritte non vanno ignorate, perché c'è ancora qualcosa di salvabile nella situazione. Potrebbe essere qualcuno che è arrivato alla fine di una relazione, di un matrimonio, ma ha ancora i figli a cui badare, o resta l'affetto come se sono amici tra marito e moglie. A volte succede questa cosa. Quindi cerchiamo, diciamo, questa carta vi invita a cercare di guardare il lato positivo anche in una situazione che al momento non è particolarmente rosea. E questo è il sale della vita e l'ottimismo, è proprio questo. E poi segue un fante di spade. Il fante di spade
porta un'energia di curiosità, una notizia che arriva, quindi qualcosa che si viene a sapere, torniamo nell'ambito del seme di spade e quindi dell'elemento aria. Forse anche inaspettata, perché? Perché il fante di spade a volte è anche la spia, è la persona che ci spia sui social, quindi ci parla anche di un'energia, di qualcosa di inaspettato che noi non ci aspettiamo che possa succedere. Questa notizia forse è portata da una persona più giovane, visto che il fante comunque è la persona più giovane delle quattro figure dei tarocchi, o comunque da qualcuno con o diciamo immaturo è il fante, viene definito sì, o qualcuno gioviale e giovane di carattere. Comunque è un'energia nuova, vivace, che entra nella vostra vita mentre ne avete più bisogno, che non è male secondo me. Poi abbiamo il 7 di denari, altra carta di pazienza. È il momento di fermarsi a guardare ciò che si è già costruito o dove siamo arrivati con la nostra vita. Vedete? Lei ha seminato e si mette a guardare. È in attesa. Queste credo che siano foglie di zucca a vederle così, non saprei. Comunque è in attesa che i pentacoli diventino abbastanza grandi per fare il raccolto. Quindi dovete tirare le somme della vostra vita, di quello che avete fatto, che non avete fatto, prima di proseguire. Diciamo, è una carta di pazienza. Guardate ciò che avete costruito prima di decidere se continuare a coltivarlo o cambiare direzione. Non è una carta che chiede azione immediata, attenzione, per quello rispetto alla lettura di prima ho detto qui non si richiede un'azione, chiede sguardo, valutazione e calma, quindi mi viene a dirvi questa settimana non prendete decisioni, specialmente perché poi l'ultima carta è la temperanza, che è un'altra carta lenta, calma e quieta. E la temperanza porta un'energia che io chiamerei è l'equilibrio ritrovato dopo tanti problemi, dopo tanta energia di up and down, di su e giù, qui la malinconia, qualcosa che finisce, la speranza che torna, l'ossessionarsi per qualcosa che abbiamo perso un'altra volta, poi entra questa energia nuova, abbiamo detto, un qualcosa di inaspettato, facciamo le nostre valutazioni e facendo le nostre valutazioni senza agire, quando cominciamo a pensare, quando rivolgiamo le nostre emozioni dentro di noi con l'empatia anche, ritroviamo la calma. L'acqua versata con calma da una coppa all'altra e senza fretta e senza sprechi è uno dei simboli principali della temperanza, anche se qui è disegnata in maniera diversa, ci sono sempre le due coppe da cui si miscelano le acque. E quindi dopo la fine segnata dal 10 di spade, dopo la nostalgia del 6 di coppe, ripeto, e la perdita del 5, la temperanza arriva proprio come una mano che finalmente smette, come ti posso dire, di stringere e di bloccarvi e comincia invece piano piano a mescolare le cose nel modo giusto. È in parte anche una carta alchemica quella della temperanza, non soltanto il mago è alchimia, anche la temperanza. E per questo dico mescolare le cose, rimescolare le carte della vostra vita nel modo giusto. Poi vediamo che cosa dicono le carte di Maybe Lenormand. Le mettiamo un po' più su. Allora, abbiamo trifoglio, scusate, ancora, trifoglio, stella, treno e cuore. L'ancora è la carta della stabilità, di qualcosa che finalmente si ferma nel modo giusto, non per immobilità ma per scelta. Ricordate che l'ancora la gettiamo noi e ci dà la sicurezza di non andare alla deriva. Quindi, qui ci prendiamo il nostro tempo. Grazie all'ancora ci permette di fermarci, con questo se no andiamo alla deriva, su e giù con le emozioni. Qui è quando ci rendiamo conto che dobbiamo fermarci e cambiare strategia. Qui è quando pensiamo e quando incominciamo a pensare. Scusate, io vivendo in Spagna mi viene da parlare in spagnolo più che in italiano. E quando cominciamo a pensare a come riorganizzare la nostra vita, a quello che abbiamo fatto di buono e a come cambiare ciò che non funziona, inizia la fase alchemica e l'ancora qui ci stabilizza. E poi abbiamo un trifoglio. Il trifoglio è la piccola fortuna, è un piccolo segno di fortuna, noterete qualcosa, una di quelle cose leggere che arrivano quando meno te l'aspetti, che però ci danno un minimo di buon umore, dici ma non tutto è perduto.
questo trifoglio è qui, non tutto è perduto, Di nuovo la stella, la seconda volta che esce in questa variante, quindi manco a farla apposta, dicevo, è la terza carta, è la terza carta. Quando ce la troviamo nella stessa posizione risuona anche il numero 3. E quindi quando un simbolo si ripete due volte nella stessa lettura, io non lo lascio mai passare senza sottolinearlo. Qui la speranza non è solo un momento isolato, è un filo che attraversa tutta la settimana. Poi c'è un treno, quindi un movimento ordinato che segue un binario, non è caotico, non può andare alla deriva come era il battello della nave precedente. Questo è strutturato di movimento, la nave va sull'acqua, sono le emozioni, questo è strutturato perché segue un percorso già delineato, quindi secondo me è il momento che vi fermate a pensare, e qui abbiamo la temperanza che mescola le acque a vostro favore, la strada vi si aprirà davanti, la strada della rigenerazione che vediamo qua. Scusate, quindi diciamo, quindi il treno è un movimento ordinato, segue il binario, non è caotico e è un'altra cosa, mentre se ci troviamo sul battello e arriva una tempesta e il battello insomma ne risente parecchio, viene smosso parecchio in acqua durante una tempesta, il treno diciamo che mediamente è più sicuro se la manutenzione è stata fatta adeguatamente. Non voglio parlare di come funzionano le ferrovie in Italia perché lo sappiamo tutti, va bene. E infine abbiamo questa carta bellissima, il cuore. E questa chiude tutto. È semplice, è diretto, un affetto, un sentimento che torna al centro, dopo che per un po' era rimasto in ombra. Cerchiamo di unire tutto ciò che c'è scritto qui nelle diverse carte, quindi di dare un senso a questa storia. Per come la vedo io, tutta questa variante parla di qualcosa che si è spezzato, forse anche in modo doloroso, e che ora sta lentamente tornando a crescere. Non con uno scatto improvviso, non con un colpo di scena, ma con la lentezza paziente di chi rimette insieme i pezzi uno ad uno, con cura, senza fretta. Questa carta qua ci dice di analizzare bene quello che abbiamo fatto per non tornare a fare gli errori di prima, quindi vedete come tornano le cose. C'è una fine, sì, segnata con chiarezza da quel 10 di spade, è inutile che ci giriamo intorno, ma subito dopo arriva la stella, poi torna ancora la stella, come a ricordarvi che quella speranza questa settimana per voi c'è, non è un'illusione passeggera, ma dovete coltivarla, dovete voi agire con quel treno per poter cambiare le cose. Dovete andare in un'altra direzione strutturata stavolta, non lasciarvi andare semplicemente alle emozioni o alle cose del caso. Quindi diciamo che vedendo questa stesa mi viene da lasciarvi un paio di domande, sempre canalizzate. Ti chiedo, ti sei sentito ultimamente come se una parte di te avesse bisogno di essere trattata con più gentilezza? C'è qualcosa nella tua vita che sta lentamente tornando a fiorire, anche se ancora non osi crederci del tutto? Le carte qui secondo me mostrano una possibilità concreta, ma il modo in cui attraverserai questa settimana dipenderà anche dalle tue scelte. Io vi dico una cosa, nella vita è difficile rischiare, lo capisco, e mai rischiare senza pensare, però a volte è la cosa migliore, quindi pensate bene a quello che dovete fare e speriamo insomma che questo ritorno, che sia d'amore, di un lavoro, di un hobby o di qualunque altra cosa, la pace fatta con un amico o un'amica, possa portarvi tanta gioia e serenità. Ora, io ho terminato. Se queste letture hanno risuonato con voi in un modo o nell'altro, potete scrivermelo nei commenti, ditemi quale delle due varianti avete scelto, quale carta vi ha colpito di più, soprattutto del racconto, e se vi ho fatto pensare alla settimana che viene. Se vi piace, continuerò a fare questi video, e niente, ci sentiamo la prossima settimana allora, ciao!